Ciao a tutti, pace e illuminazione, come state? Eccoci qua come ogni lunedì alle 20. So che per molti di voi questo è un appuntamento importante. È un appuntamento importante anche per noi di mia edizione. Importante perché io onestamente ho deciso, ho scelto di fare questo genere di guide per cercare un attimino di condividere alcuni insegnamenti che sono molto, per certi versi, sono molto semplici, perché Nietzsche è stato molto chiaro su alcuni aspetti. Aspetti che purtroppo, nonostante che Nietzsche ne sia stato molto chiaro, sono avvolti da una nebbia, come abbiamo visto il video scorso che ho parlato della consacrazione del Gonzo. Un aspetto molto importante, un video che ha toccato il cuore di molte persone. Sono contento dei vostri commenti, sono anche contento di quelli che mi scrivono e mi dicono: no Massimo, guarda che io non faccio più parte della Sokakai, però tu sei confuso, ti stai perdendo, ecco, non fanno più parte della Soka Gakkai, ma usano la stessa ed identica metodologia, sia di pensiero che d'azione. E infatti è proprio di questo che ti voglio parlare oggi, no? Ti voglio parlare dell'altra parte, dell'altra faccia della medaglia. E qual è l'altra faccia della medaglia? Sono i famosi indipendenti. Indipendenti che poi vedremo se sono realmente indipendenti, no? Perché per essere indipendenti non devi dipendere. E quindi se tu ti dichiari indipendente e dipendi ancora da certe interpretazioni delle tue scuole di provenienza, allora ecco che il problema nasce. Perché? Ad esempio, è inutile negarlo, tutti noi, tutti noi siamo vincolati un po' dall'ambiente in cui siamo cresciuti. Per quanto riguarda questo campo, è inevitabile, diciamo la verità, che siamo per forza di cose all'inizio del nostro percorso verso questa fantomatica indipendenza, se abbiamo il problema di liberarci, no, da tutte quelle convinzioni che abbiamo ereditato dall'ambiente che abbiamo frequentato magari per decenni. E questo ambiente qua è solitamente o la Soka Gakkai o la Nichiren Shoshu, che è la sua, cioè è la navicella madre. La Nichiren Shoshu, come ti ho già detto e ridetto, è la mamma della Soka Gakkai. Di conseguenza condividono più o meno, come abbiamo visto, la stessa dottrina. Di conseguenza, entrambi però, non di conseguenza, entrambi però, sono specializzati in alcuni ambiti e gli indipendenti, specie che abbiamo qui in Italia, dimostrano di essere molto più dipendenti di quelli che sono all'interno della Soka Gakkai o della Nichiren Shoshu. Ti faccio un esempio. Allora, i famosi indipendenti in Italia ti invogliano a scaricare il Goonzon da internet. Ho già fatto vari video per spiegare che cosa penso io e Nichiren di questo, ma comunque lasciamo perdere. Ma poi, chi è che consacra questi Goonzon? Nessuno, sono indipendenti, quindi la loro fede, perché loro credano che il Goonzon sia attivato dalla fede. Ecco qui che non sono indipendenti, perché qua dimostrano di essere dipendenti da un'interpretazione soca, quindi non sei fuori dalla giostra, sei ancora dentro la giostra. Se vuoi fare l'indipendente, ti devi basare solo ed esclusivamente sull'insegnamento di Nietzsche. Abbiamo visto, bello chiaro chiaro nel video scorso, che per Nietzsche non è vero che la fede attiva il gonzo. Non è cosa trasforma, abbiamo visto, un mandala in un gonzo e la cerimonia di apertura degli occhi. Quindi attenzione, attenzione a questo fatto. Poi, ad esempio, un altro fatto. Gli indipendenti dicono, portano avanti, che se tu non reciti tutto il 16° capitolo, quindi la parte in prosa, no? E la tua pratica non è corretta, tac, di nuovo si accende la lucina della dipendenza.
Questa invece è una dipendenza che hanno ereditato non dalla Soka Gakkai, dalla Nichiren Shoshu, perché la Nichiren Shoshu che dice questo, guai se non reciti la parte lunga del capitolo 16. Quindi è importante che tu capisca che a ognuno di noi piace essere liberi, perché la libertà, lo sappiamo benissimo, è una cosa molto importante, ma la libertà va guadagnata. Per guadagnare la libertà, per diventare libero, prima di tutto tu devi essere umile. Perché se fai l'indipendente, tiri a costruire una rete, una ragnatela, una pseudo-organizzazione, e che indipendente sei? Se sei indipendente perché vuoi la tua e l'altrui libertà. Se vuoi che questi dipendenti entrino dentro la tua cerchia, vuol dire che a te non interessa portare le persone all'insegnamento, ma interessa portare le persone a te. E qui veniamo a un altro aspetto. Molti di voi mi chiedono come mai questi gruppi indipendenti non condividono mai i miei video. Eccola lì! Eccolo lì che siamo arrivati al video che spiego questo. Perché non lo fanno? Non lo fanno perché se ti condividono il mio video nelle loro pagine, portano le persone, nella loro mente, portano le persone a me. E loro invece sono lì per portare le persone a loro. Vedi, gli interessa fare i leader. E insomma, a tutti piace essere stimato, riconosciuto e quant'altro. È normale, no? Io ho rinunciato a tutto questo. Ho rinunciato a tutto questo perché mi sono reso conto che le persone non le convinci. Le persone fanno quello che vogliono. Al massimo tu gli puoi mettere la famosa pulce nell'orecchio, ma poi non porti nessuno, perché le persone fanno quello che vogliono. All'inizio ti dicono sì, sono tutte d'accordo, no? E poi dopo un po' ritornano o dalle scuole di provenienza o comunque ritornano alle idee che avevano prima. Quindi ho capito che è una cosa inutile, ecco perché mi sono data la scrittura dei libri. Perché chi compra il libro, chi compra il mio libro, è interessato a quello che ho da dirgli, capisci? E quindi è già uno scalino diverso, più basso o più alto, vedi tu. Però è già interessato a questo fatto qui. È una cosa che parte da lui, non da me. Non viene ai miei libri perché l'ho convinto io. O meglio, sì, l'ha convinto magari perché ha visto qualche video, vede come espongo gli insegnamenti, dice, ma provo un suo libro, può darsi che mi piace, poi lo prende, magari dice, no, Massimo non mi piace, dice delle sciocchezze, oppure dice, no, Massimo è un illuminato, perché c'è anche questa cosa qua. Quindi è importante riconoscerla questa libertà. Ma la libertà non è un qualcosa che tu sono libero, è un qualcosa che ti devi conquistare purtroppo. Se tu sei stato 20 anni nella Soka, 10 anni nella Nichiren Shoshu, che cosa vuoi sapere del buddismo di Nichiren? Vuoi sapere tutto, ma tutto quello che dice la Soka Gakkai e la Nichiren Shoshu. E no, per essere indipendente dovresti conoscere la dottrina di tutte le scuole Nichiren, perché ogni scuola si differenzia dall'altra. Molti di voi sono della Soka o vengono dalla Soka e sono convinti che la Soka sia l'unica. No, la Soka è la più piccola, quindi ti puoi immaginare. Gli altri sono dei colossi. Guarda la Nichiren Shu, c'ha persino la tomba del maestro, quindi cioè, sono dei colossi. Non... E sono molto differenti. Ad esempio per una scuola il Gonzong è questo, per un'altra scuola il Gonzong è quell'altro e via discorrendo. Quindi per farti una tua idea dovresti abbandonare tutto questo, andare direttamente sugli scritti e lì
conquistarti la tua indipendenza, la tua libertà da tutto questo. Ma una volta che hai fatto questo, se l'hai fatto veramente, non avrai più bisogno, non sentirai più il bisogno di volere attrarre a te persone. Perché se tu chiami le persone, vuoi radunare le persone, poi hai delle convinzioni che sono sbagliate, come abbiamo visto. Se tu pensi che basti la tua fede per attivare il gonzo, allora non sei uscito dalla Soka Gakkai, sei ancora dentro. Se tu credi, come abbiamo visto, che il gonghio deve essere svolto in un determinato modo, allora non sei indipendente, sei ancora parte della Nichiren Shoshu. Non puoi prendere tutte queste cose qua e mettertele assieme e dire sono indipendente. No, sei soltanto un praticante incazzato che non vuole più frequentare le organizzazioni, ma continua a credere in quello che crede, che porta avanti. No? Molti, ad esempio, di questi dipendenti hanno convinto i credenti a mettere di fronte al mandala per farlo, per consacrarlo, no? Per farlo diventare un gonzo, la copia del Sutra del Loto. No? Perché nel Gosho Nietzsche ne dice, se anteponi, cioè se metti di fronte il Sutra del Loto all'oggetto di culto, questo assorbe. Quando Nietzsche in quel Gosho dice così, guardate che non intendeva prendere la copia del Sutra del Loto e metterla davanti all'oggetto di culto, perché al tempo di Nietzsche il Sutra del Loto erano 28 rotoli, cioè dovevi portare con una carrozza, capisci? E vedi che tutto questo alla base che cosa c'è? No? C'è la poca conoscenza. Ora tu mi potrai dire, ma per quale motivo tu parli qua, tu chi pensi di essere? Niente, nessuno. È quello il punto. È proprio perché non mi credo di essere nessuno che sono. Se mi credessi di essere qualcuno, non starei qua a parlare con te, perché credimi. Per la maggior parte di credenti, per la maggior parte di voi, parlarli, gli puoi dire quello che vuoi, è una perdita di tempo. Perché niente, sono venuti su così, hanno tutto preconfezionato e via discorrendo. Quindi io ti porto, vedi che t'ho letto il Gosho. Nel video scorso ti ho detto sì, sì, il gonzo non è attivato dalla fede per Nietzsche e ti ho letto il Gosho, non ti ho letto come ti ho detto nel video scorso, parte una pagina di un mio libro. Ti ho letto una pagina di un libro della Soka, perché è pubblicato dalla Soka, ma tu non l'hai letto. O se l'hai letto, non ci hai fatto attenzione, hai capito? Ecco, per essere indipendenti, perché ti dicevo che te la devi guadagnare questa libertà? Perché non puoi più permetterti di leggere un Gosho partendo già che le cose le sai, soltanto per ripassare. No, devi ricominciare da capo. È come ricominciare a camminare. È come ricominciare a camminare. E non puoi metterti lì, fare, bregare, dire tutto, perché poi questa famosa indipendenza, vedi, l'indipendenza è bella quando porta libertà. La libertà, quando è presente, l'aria è fresca. Lì, vacci a vedere, se senti il profumo d'aria fresca, se l'aria è fresca o è trita e ritrita, trita e ritrita e ritrita. Perché a te non ti basta dire per 30 anni ho creduto che Nichiren fosse il Buddha, adesso mi sono stancato, ce l'ho con la Soka, ce l'ho con la Nichiren Shoshu, ho capito che non è così perché nel Gosho Nichiren parla sempre del Buddha, quindi non è vero che si credeva al Buddha. Perché qua sorge subito, subito, subito una domanda, ma i 30 anni prima non l'avevi letto Gosho? Guarda, te l'ho detto, Nietzsche è molto chiaro su alcuni punti.
Se non l'hai visto, ecco dove devi cominciare a lavorare per praticare seriamente il buddismo. Perché la chiave del buddismo di Nichiren è la trasformazione, è lì che tu devi lavorare, è lì che tu devi andare a toccare, c'è del lavoro, c'è dello sforzo, c'è davvero un grande lavoro da fare per liberarsi da tutte queste cose qua che rimangono proprio attaccate, perché dietro a questa indipendenza non c'è il desiderio di libertà, ma c'è il desiderio di rivincita. E il desiderio di rivincita nasce da che cosa? Da questo rodimento. Se c'è rodimento, se vuoi rinascere, devi andartela a vedere questo rodimento. Devi andartela a vedere perché stai facendo tutto quello. Perché sei arrivato fino a lì. Perché ci devi impiegare come minimo anni per capire come mai hai passato 30 anni all'interno a credere a determinate cose, giusto o sbagliate che siano, questo lo decidi tu, te lo lascio decidere a te. Ma come mai di tutto questo? E ti svegli improvvisamente un giorno dopo 30 anni e dici sono libero e voglio portare gli altri alla libertà e dici le stesse identiche cose che dicono le varie organizzazioni. Perché ti parlo di questo? Perché poi vedi le persone ti vengano dietro. Perché c'è tanta sofferenza in giro, c'è tanta sofferenza al mondo. Poi dopo il Covid, ragazzi, siamo tutti spaventati, siamo tutti col desiderio di scappare, col desiderio di dire no, col desiderio di qui e il desiderio di là. Abbiamo coltivato molte cose, ma ce le siamo viste andare, portare via. Io personalmente ho perso 4 parenti. Cioè, abbiamo potuto toccare la precarietà della vita, quindi questo ha un po' svegliato le persone. E quando tu sei sveglio ti rendi conto della realtà e ti rendi conto che non c'è niente da stare allegri, quindi che non c'è nulla di facile, che nessuno ti dà niente per niente, che tutto lo devi guadagnare. Quindi non è che tu, boom, ti illumini, ti svegli, a meno che non racconti di essere illuminato, di aver raggiunto l'illuminazione, di punto in bianco che cosa fai? Adesso credo a questo, credo a quell'altro e via discorrendo. Io, tra l'altro, poi queste persone qua, invece di vedermi, diciamo, di buon occhio, hanno un odio nei miei confronti. Che io, quando leggo alcune cose, dico, ma probabilmente ho il dono dell'ubiquità, gli sono apparso in casa, gli ho rubato qualcosa, ho corteggiato la loro moglie, non lo so, ho fatto qualcosa davvero di... Perché hanno veramente una cosa, un astio dentro. Vedi, prima di indicare alle persone come comportarsi, deve aver passato quelle esperienze lì e devi essere andato oltre. Non puoi essere ancora vincolato da quei legami lì, da quelle dinamiche lì. Perché se sei ancora vincolato da quelle dinamiche lì, le persone le porti in mare come il pifferaio magico, capisci? Io mi piacerebbe ad esempio leggere alcune cose costruttive, cose nuove. Invece non faccio altro che leggere tutti coppia e incolla. Aprono canali YouTube e leggono riviste. Ma fate un podcast, fai la versione audiobook della rivista. Non capisco perché aprite un canale YouTube. E questo perché? Brum, attirano.
attirano. E poi criticano me, perché tutte le critiche che mi arrivano non arrivano mai sulla base del Sutra del Loto, sull'insegnamento di Nietzsche, no, perché queste persone arrivano da un pianeta distante, un pianeta in cui tu puoi pubblicare libri senza spendere nulla, non c'è nessun costo, tu devi regalare tutto. Le persone, gli abitanti di questi pianeti vivono d'aria. Alla mattina aprendo la finestra respirano e sono belli pieni, devono stare attenti quelli in montagna perché l'aria è più rarefatta e gli viene la pancia. E quindi ti dicono, vedi Massimo ci lucra, vende i suoi libri, io dovrei regalarli. Quindi vedi che per guidare le persone, per parlare di buddismo, bisogna aver raggiunto almeno una certa maturità, dai. Se sei ancora vincolata a queste cose qua, se hai ancora queste, non lo so, convinzioni, che chiamarle infantili è essere veramente di manica larga, hai capito? Perché, insomma, come ho già avuto modo di spiegare, se io vado in copisteria o vado per pubblicare un libro da una casa editrice, e insomma, da una stamperia, insomma, chiamila come vuoi, non è che appena questa dice, ah ma scusa, questo qui è un libro che parla del Sutra del Loto, allora gratis, non mi devi nulla. E no, devi pagare. Quindi, visto che parlare a persone terrestri, devi scendere sulla terra e parlare ai terrestri, perché sennò è come andare a Londra e parlare in genovese, capito? Ti può rispondere il genovese che magari incontri, ma se no gli altri dicono, ma questo qui che razza di rap sta cantando? Ci siamo capiti. Ciao, pace e illuminazione, ci vediamo qua lunedì prossimo. E grazie ancora per l'attenzione che date a Casa Tyson, lo so, è davvero un'idea che posso chiaramente dire che è molto bella perché non è mia. L'idea è di Laura e ci sta dedicando molta energia e davvero ti dà la possibilità di vedere le cose in un modo diverso. Perché oltre a vedere come viviamo noi, no? Come vivono persone che hanno deciso di vivere in un determinato modo, seguendo i principi del Sutra del Loto, oltre a questo, ti dà modo di vedere, ad esempio, nel video, il cambiamento dei colori della campagna, quindi l'impermanenza, no? Che tutto cambia, l'insettino, c'è una chicca nel prossimo Casa Tyson, davvero bellissima. Vediamo se poi attraverso i commenti che fate là nell'altro canale, vediamo se l'avete individuata. E vedi, quello lì è portarti a vedere delle cose che solitamente magari non vedi. No? E grazie a questa iniziativa qua, ce l'hai lì davanti e puoi davvero staccare da tutto. Ed è importante staccare, perché altrimenti la spina si fonde. Ciao, pace e illuminazione.